Il libro di cui parliamo oggi è Il maestro di Vigevano di Lucio Mastronardi, finalista al premio Strega, anche se poi è stato superato da un altro romanzo, quindi non ha vinto, ed è stato pubblicato nel 1962. La storia è ambientata a Vigevano nel dopoguerra, quindi siamo tra gli anni 50 e 60, in pieno boom economico. La città è piena di fabbriche di scarpe. Vigevano era famosissima all'epoca proprio per la produzione di scarpe e racconta in maniera dettagliata non soltanto le dinamiche economiche dell'epoca, ma soprattutto i rapporti sociali tra le persone. L'unica cosa che conta è il denaro. Tutti impazziscono per i soldi, per i danè. Ogni personaggio tenta di salire la scala sociale. È il periodo in cui moltissimi operai diventano padroni, riescono a fare le scarpe, metaforicamente parlando, anche i loro padroni. C'è possibilità di riscatto, è il mondo in cui tutti avevamo la possibilità di cambiare in poco tempo, c'era molto lavoro, molta richiesta, tutti potevano migliorarsi. Da un lato gli operai che tentano quindi di mettersi in proprio, e dall'altro nel mondo scolastico i maestri cercheranno di ottenere quegli scatti di coefficiente che consentiranno loro di ottenere uno stipendio maggiore e poi di andare in pensione con il massimo della cifra. Però subito una cosa balza agli occhi: abbiamo detto due mondi, la fabbrica e la scuola. Siamo nell'epoca in cui la fabbrica, quindi il mondo borghese lavorativo, ha superato la scuola. Se prima del boom economico la scuola era superiore perché si dava maggiore importanza alla cultura, all'istruzione, soprattutto i maestri, i professori venivano trattati con enorme rispetto, ci si levava anche il cappello, adesso invece no, adesso vengono disprezzati. È proprio il superamento della borghesia, quindi del lavoro, rispetto alla cultura. E attenti, perché non viene detto in maniera esplicita, ma ce lo fa capire Lucio Mastronardi, ecco che adesso la cultura diventa inutile. I borghesi, i padroni, gli ex operai che ce l'hanno fatta disprezzano i maestri. Antonio Mombelli, il maestro, il protagonista, viene continuamente deriso. Se fino al boom economico la moglie Ada veniva elogiata e complimentata, tutti si congratulavano con lei perché aveva sposato un maestro, quindi un dipendente statale, ecco che adesso tutti invece la compatiscono perché poveretta ha sposato un impiegato statale, uno che guadagna pochissimo. È un libro di un'attualità pazzesca, davvero, pur essendo stato scritto nel 62 rappresentando una società di più di 60 anni fa, è di un'attualità estrema, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista pedagogico dell'istruzione, che adesso vedremo. Ci sono due filoni che si intrecciano: il maestro Antonio Mombelli, che ha una moglie Ada e un figlio Rino che va a scuola, non è molto bravo, e il problema però è che a un certo punto l'equilibrio familiare si rompe. La moglie Ada è insoddisfatta di questa vita, non ne può più di essere povera, è stufa, vorrebbe le pellicce, i gioielli, vorrebbe andare in piazza, sedersi al bar, quindi vorrebbe quella vita agiata, comoda, quindi decide di andare a fare l'operaia. La moglie a un certo punto si metterà in proprio con il fratello Carlo. Come possono fare? Chiedendo insistentemente al marito Antonio di lasciare la scuola. Si deve dimettere perché con i soldi della liquidazione loro due potrebbero mettersi in proprio. Fare l'operaia è molto faticoso, il fratello Carlo è operaio anche lui, sono stufi e lui lavora da più di 20 anni in fabbrica, lei per poco tempo, e finalmente decidono di fare il salto. Però necessitano del capitale per partire e spingono in tutti i modi il marito di lei a lasciare la scuola. Ovviamente all'inizio lui si rifiuta, pensa che siano pazzi, lui non potrebbe mai lasciare un posto fisso, sicuro, e soprattutto il posto per cui lui ha vinto il concorso. La categoria degli impiegati statali, in questo caso dei maestri, non ha nessun'arma per potersi difendere dal progresso se non quella di vantarsi di fronte agli altri, esibendo, ostentando la propria superiorità con i titoli di studio. Lo vedremo anche con il professor signor direttore, no? Perché parla con il plurale maiestatis: noi siamo quelli che hanno vinto il concorso, il
il concorso magistrale eravamo più di 30.000, poi siamo passati in 300 e soltanto in 3 siamo stati assunti. Leggendo il romanzo assisterete a questa decadenza continua, profonda della scuola, e l'unico strumento che ha per difendersi è la propria cultura, di fronte invece degli operai analfabeti e ignoranti che riescono però a diventare i padroni di un'intera fabbrica e che vivono guadagnando il triplo, il quadruplo del loro misero stipendio statale. Il protagonista indiscusso però è il maestro Antonio Mombelli. Una sera, mentre si trova in piazza, accende il jukebox e fa partire la canzone di Domenico Modugno, L'uomo in frac, e a un certo punto sente queste parole: ad un sogno mai sognato, ai ricordi del passato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Ecco, sembra buttata lì a caso, in realtà la canzone sintetizza l'intero romanzo, perché il maestro Mombelli in realtà si sente un inetto, incapace, per tutta la vita ripete le stesse azioni giorno dopo giorno, non vive ma si vede vivere, si sente prigioniero. Vedrete che la riflessione psicologica del personaggio è continua ed è presente in tutte le pagine. In realtà è anche un romanzo estremamente esistenzialista, nel senso che riflette e si interroga sul senso della vita. Il maestro ricerca uno scopo, ma sembra che questa vita non ce l'abbia. Più volte lo dice, si sente simile a un personaggio di Tolstoi che era stato incarcerato per più di 30 anni per un omicidio che non aveva commesso e poi viene liberato, quindi si sente un innocente però vittima di un sistema. Tutti i giorni vede le stesse facce, sa perfettamente a che ora vengono in piazza, a che ora se ne vanno a casa, che cosa mangiano, sa che quel grassone alle 11 in punto ordinerà sempre il toast. La sua vita sembra un fallimento e soprattutto senza scopo. Riflettendo pensa che cosa potrà mai lasciare dopo di sé, probabilmente niente, e guardando la torre del Bramante dice: questa torre è qui da 500 anni e sarà qui per altri 500 anni, addirittura i padroni, quegli ex operai ignoranti, quei bambini che lui ha avuto a scuola, a cui ha insegnato, quando moriranno lasceranno una fabbrica. Io, dice, cosa lascerò dopo di me? Probabilmente il nulla, sarò dimenticato dall'oblio del tempo. Il maestro si ferma a riflettere e penso che è lunedì. Cerco di ricordare dove ero 10 anni fa, a un lunedì di questo mese, e mi viene in mente che ero qui, che avevo visto le stesse persone e le stesse scene di stasera. Cammino pensando che sto camminando e che sono qui, che queste case che vedo fanno insieme, vigevano, che sono vivo, che sono sveglio, che respiro e guardo e sono qui, ancora qui. Ancora qui. Penso che il futuro sarà uguale al passato, tanti mesi di scuola, tanti mesi di vacanza. Che mi succederà domani? Prevedo che mi alzerò verso le 8, alle 8:20 sarò a scuola, incontrerò le solite facce e mi chiuderò in scuola e ripeterò le cose che da 20 anni ripeto e straripeto. Mombelli è l'inetto, è colui che è incapace di vivere, ci prova, ma in realtà l'unica cosa che può dire è di essere vivo e di respirare, ma tra esistere e vivere c'è una differenza abissale. In realtà lui esiste, ma non vive davvero, perché non prova nessuna gioia, nessuna emozione vera. Vorrebbe cambiare qualcosa, lo dice: io tutti i giorni aspetto che succeda qualcosa, ma in realtà quella cosa poi non arriva mai. È come Alfonso Nitti, è come Zeno Cosini, è incapace di vivere, non riesce ad adattarsi. Ed è interessante perché ad un certo punto dice: quando io vado a scuola mi sento come l'attore quando entra in scena. Quindi assume un ruolo, tutti mi vedono, saluto, entro in classe, faccio l'appello, spiego, torno a casa, però di fatto si sente come un semplice attore mosso da un grande burattinaio inesistente, perché qui Dio non c'è. E utilizzando una similitudine topica della letteratura, afferma di essere simile a un naufrago attaccato ad uno scoglio. E torna alla mente subito Giovanni Verga. I vinti chi sono? Sono quelle persone che erano attaccate allo scoglio come le ostriche, però quando quell'ostrichina decide di staccarsi per vivere nel mare del progresso, della modernità, ecco che viene risucchiata e poi viene respinta e rigurgitata a riva, perché viene vinta dalla fiumana del
del progresso, viene vinta da qualcun altro. Ecco, il maestro Mombelli è come questi personaggi, quindi in realtà questo è un romanzo di grande letteratura, davvero importantissimo, spesso non si fa a scuola, non ce n'è il tempo, in realtà possiamo paragonarlo ai Malavoglia, al Mastro Don Gesualdo, ai romanzi di Italo Svevo, è davvero stupendo, leggetelo. L'altro filone interessante è quello della scuola, ci sono molte riflessioni pedagogiche, culturali legate all'istruzione. Abbiamo detto è un mondo che si vede svalutato, esautorato, i maestri riescono ancora ad imporsi sui bambini perché c'è ancora quel grande rispetto che le persone avevano nei confronti degli insegnanti, però c'è una grandissima svalutazione dell'importanza della cultura. La cultura nel caso del boom economico serve soltanto per costruirsi una posizione, quindi la cultura è importante solo se mi permette di raggiungere un utile, altrimenti diventa inutile, non serve a nulla e infatti vengono derisi più e più volte. La derisione allude proprio alla svalutazione di questa cultura. Poi ci sono le grandi caricature, ci sono i colleghi di Mombelli che veramente fanno anche ridere, ci sono delle azioni, delle situazioni grottesche, anche paradossali. C'è il collega Miconi che aspetta da una vita di andare in pensione con il coefficiente massimo, quindi aspetta lo scatto massimo di anzianità e di stipendio per potersi ritirare, però quella stramaledetta 10ª commissione della pubblica istruzione non ne vuol sapere di approvare la legge. Sono anni che questo disegno di legge è lì, ma non viene mai approvato e quindi non molla l'osso, non molla la cattedra. E dall'altra parte invece abbiamo il povero collega Nanini che è lì da una vita in attesa di poter entrare in ruolo e a 50 anni suonati non ha ancora vinto il concorso, è stato bocciato più volte ed è costretto a fare solo il doposcuola, che è sottopagato naturalmente, ed è costretto a campare sulle disgrazie altrui, perché deve attendere che qualcuno si ammali o stia male per poterlo sostituire. È un romanzo attualissimo anche oggi, nel 2021 abbiamo queste figure, colleghi anziani che sono stanchi dopo 40 anni di insegnamento, che giustamente vorrebbero godersi il meritato riposo, che hanno ormai esaurito le loro energie, e dall'altro lato colleghi giovani che vorrebbero entrare, che hanno una grande passione, una voglia di fare, ma che sono ancora lì in attesa perché questi concorsi non avvengono, e se anche avvengono non sono meritocratici perché non selezionano i migliori, ma è una vera e propria lotteria. Il povero collega Nanini, stanco poi di aspettare, bocciato all'ennesimo concorso, si suiciderà, si getterà sotto un treno e uscirà di scena. Nessuno si ricorderà del povero maestro Nanini. Prima di compiere il gesto estremo maledice il collega Miconi perché per colpa sua lui non ha potuto prenderne il posto. Prima di andarsene lo maledice, quindi è anche profetico. Auguro a quello stramaledetto, dice a Miconi, di crepare con la prima pensione del coefficiente massimo, cioè di quando sarà finalmente applicata questa legge. Ed è profetico perché lui si suicida, ma quando finalmente verso la fine viene approvata questo benedetto disegno di legge, ecco che Mombelli e il direttore scolastico vanno ad informarlo, sono felici per lui, ma quando riceve la notizia cosa succede? Lui che era ossessionato da questa legge, ogni volta che lo incontrerete chiederà: hanno approvato la legge, hanno approvato la legge? Quando finalmente riceve la lieta novella, vidi a Miconi diventare bianco, cereo, stravolto. Notate il tricolon. Fece un passo, si appoggiò a un banco, ci fissò gli occhi addosso e cadde pesante con tonfo sordo. Sentite l'eco dantesco e caddi come corpo morto cade. Il medico disse che aveva provato una violenta emozione e il cuore non aveva retto. È morto in scuola, borbottava l'ispettore. Non c'è morte più bella per un educatore. Io guardavo quel corpo, pensavo agli auguri di Nanini. Nanini che tutti i giorni veniva a vedere se quel sacramento di Amiconi si sarebbe deciso ad andare in pensione, è profetico e il povero Amiconi muore sul posto di lavoro. È chiaro, sono due caricature, uno non è mai entrato, l'altro è morto addirittura sul posto di lavoro perché gli insegnanti non riescono mai a ritirarsi, ad andare in pensione, quindi è lì, no, che aspetta a tutti i costi questo scatto di anzianità e quando finalmente arriva è morto. E anche qui scatta poi la riflessione: che senso hanno avuto le loro vite?
al funerale di Nanini non c'è nessuno, l'unico amico che aveva era Mombelli, e al funerale di Amiconi nemmeno, lui che aveva insegnato a generazioni e generazioni di bambini, di operai, di padroni, nessuno dietro al feretro, soltanto la moglie, il figlio o la figlia, insomma, di Amiconi, e solo il maestro Mombelli, nessun altro, era solo lui che si aspettava migliaia e migliaia di persone. In realtà nessuno si è presentato. Grottesca, ma soprattutto ironica, molto divertente, che suscita il riso, è la figura poi dell'ispettore, direttore, professore Pereghi, quello che noi oggi chiameremo dirigente scolastico, il preside. È una figura sui generis, lui che parla usando il plurale maiestatis, che spesso se ne esce con le sue espressioni latine. Quando ci sono dei colleghi che litigano, subito lui viene per mettere pace, quieta non movere e mota quietare. Non bisogna assolutamente smuovere le cose che sono quiete, non bisogna alzare un polverone e bisogna poi appianare i contrasti. Ed è una frase che utilizza continuamente, ma è grottesco. In realtà lui rappresenta la pseudocultura, quelle persone che pensano di sapere, in realtà non sanno nulla, che sono istruite ma che non sono sapienti. È una cosa diversa, che conoscono le date, le cifre, i nomi a memoria, ma poi in realtà sotto sotto non hanno capacità di ragionamento. Il direttore Pereghi spesso rimprovera il maestro Mombelli perché non scrive in maniera corretta. Una volta erano molto attenti anche alla calligrafia, la F, la L, la H non sono fatte bene, devono stare dentro le righe, devono toccare la riga sopra e la riga sotto. È curiosa la critica che il direttore Pereghi rivolge a Mombelli riguardo al metodo pedagogico, cioè il modo in cui lui insegna ai suoi studenti. No, dice il libresco, questo è libresco, bisogna drammatizzare. Il libresco sarebbe la lezione frontale, quella in cui una volta il docente parlava e l'alunno si limitava a ripetere pedissequamente, mentre la drammatizzazione invece consiste nei metodi innovativi, insomma nella classe capovolta, nel lavoro di gruppo, nel lavoro cooperativo, tutte quelle espressioni inglesi che sono inutili perché in realtà non vogliono dire nulla. Sotto sotto non c'è una vera sostanza, ed è la stessa situazione di oggi. Bisogna eliminare l'istruzione, cioè il sacrificio, il lavoro, lo studio, perché lo studio è sacrificio e finché non lo insegniamo non cambierà mai nulla. Il livello di istruzione sta colando a picco. Avete sentito recentemente i dati delle prove invalsi. Già all'epoca di Mastronardi se ne parlava, siamo nel 62, non più il libresco ma è la drammatizzazione. Bisogna vivificare la cultura. I bambini non sono i vasi da riempire ma dei focolai da accendere, ed è giusto, ma in realtà in questo libro sono tutte frasi vuote, senza senso. Cosa ci propongono oggi? Di eliminare l'istruzione, cioè di eliminare le conoscenze per focalizzarci solo ed esclusivamente sui metodi. L'unico imperativo categorico oggi è il metodo. Tutti parlano di metodologie e di valutazione e basta, ma di conoscenze non si parla più. Oggi la parola d'ordine è competenza, ma dimenticando che la competenza che cos'è? È la somma di conoscenze e di abilità. E vi faccio una semplice domanda: quali abilità posso sviluppare se non ho le conoscenze? Cosa posso fare insieme ai miei compagni se non so nulla? Serve una guida, l'insegnante non è un facilitatore. Questa è una parola che ci fa capire quanto l'istruzione stia cadendo in basso. L'insegnante è lì per educare, educere, tirare fuori le competenze, le abilità che i bambini hanno già dentro, perché sono tutti intelligenti, ognuno a modo suo. C'è chi è più bravo nell'arte, chi nel settore scientifico, chi nello scrivere i temi e così via, e tutti insieme si aiutano. Tantissimi insegnanti lo sanno e stanno già lavorando su questa cosa. Io sono a favore dei metodi innovativi, dell'uso della tecnologia, ma non li abbiamo a scuola, non abbiamo gli strumenti, gli investimenti mancano da anni, da decenni. Le due cose andrebbero fuse insieme. Occorre suddividere le lezioni in varie fasi, in vari momenti. C'è il momento in cui l'insegnante spiega qualcosa,
qualcosa, perché ci sono delle cose che devono essere spiegate, che solo un insegnante può trasmettere, altrimenti mettiamo dei robot, mettiamo delle lezioni registrate e siamo a posto, eliminiamo anche gli insegnanti. E dall'altro lato dovrebbe seguire invece il momento anche del lavoro collaborativo, di gruppo, della ricerca. Certo, bisogna puntare su una scuola sempre più attiva, inclusiva, questo va tutto bene, non fraintendetemi, però attenzione, perché stanno dando un grandissimo risalto alla competenza di cui non sanno nulla, hanno migliaia di definizioni diverse in testa, ognuno pensa alla competenza in modo diverso, ma non hanno ancora capito cosa sia la competenza. Puntano poi tutto sui metodi però le conoscenze di base, le informazioni non ci sono più. Infatti i bambini non sanno più scrivere, non sanno più leggere e soprattutto non sono in grado di svolgere compiti complessi, perché sono persi, sono spaesati. Altro che facilitatori, serve una guida, serve un aiuto continuo, e poi l'insegnante, ecco che estrapolerà e farà emergere, farà fiorire quei talenti che loro hanno già dentro. Ma non bisogna eliminare la conoscenza è la base. Non significa didattica frontale dove l'insegnante parla e il bambino ripete a pappagallo, su questo siamo tutti d'accordo, però attenzione, perché stiamo andando in una direzione che è diametralmente opposta a quella di una volta. Cioè, se era sbagliata la didattica frontale, attenzione, perché limitarsi soltanto a dei lavori di gruppo è altrettanto sbagliato. C'è un'ignoranza, un calo di conoscenze e di istruzione spaventoso, e i dati delle invalsi lo dimostrano. Queste abilità di cui tanto si parla non ci sono più, e nel nostro caso questo signor direttore, ispettore, professor Pereghi in realtà rappresenta un mondo che oggi è attualissimo, un mondo di dirigenti nelle alte sfere che non sanno assolutamente nulla di come in realtà sia la vita quotidiana all'interno della classe. Il dirigente, oltre alla famosa frase quieta non movere e mota quietare, cerca sempre di appianare i contrasti. Quando due colleghi litigano perché hanno due opinioni completamente opposte, arriva lui e per mettere pace subito dice in medio stat virtus. Quindi se ne esce spesso con frasi latine che in realtà dimostrano una cultura estremamente nozionistica, superficiale. Poi c'è la scena in cui i maestri all'inizio dell'anno scolastico tentano di spartirsi gli alunni, cercano anche di scambiarseli tra di loro, sembrano le figurine del calcio, sembra il mercato del pesce. Io ho 2 figli di operai, li scambieresti con me per un figlio di industriale? Assolutamente no, sei pazzo. Il maestro Mombelli dice Dio me li ha dati e guai a chi li tocca. Quando una maestra dice quest'anno avrò molti figli di comunisti, ecco che le maestre in coro dicono Domine libera nos malo. Quindi è anche molto ironico, ma questa ironia fa capire quanto ormai la cultura fosse serva del denaro, del dio denaro, come direbbe Verga, di quel mondo di banche e di imprese industriali. È una cultura che si fa serva, viene umiliata, ma che si umilia proprio per sopravvivere, per andare incontro a questi cambiamenti che però sembrano sconvolgere completamente gli equilibri che erano esistiti fino a questo momento. Infatti un bel giorno Ada, la moglie di Mombelli, lo convince ad abbandonare l'insegnamento, quindi lui va a firmare per la liquidazione, rinuncia al ruolo, tutti lo guardano come fosse un pazzo perché rinuncia al diritto alla pensione, al posto sicuro, e si mettono in proprio. Quindi lei con il fratello Carlo aprono un fabbrichino, quindi una loro piccola ditta privata, va molto bene, e in quel momento Mombelli si atteggia a padrone, quindi si atteggia a ricco borghese, piccola borghesia impiegatizia statale, adesso è passato da essere un appartenente alla classe medio-alta e si atteggia come tale, si vanta con i colleghi, assume quegli atteggiamenti tipici. La moglie è felicissima perché finalmente ha dato una svolta economica alla propria vita, ma il problema è che un bel giorno, non essendo lui adatto a quel mondo, perché lui non appartiene a quella categoria, vantandosi con i suoi ex colleghi al bar della piazza, fa sfuggire
delle confidenze, dei segreti che non avrebbe mai dovuto rivelare. Che la moglie e il cognato guadagnano molto perché si fanno importare i materiali di contrabbando, quindi di nascosto, proprio per non pagare le tasse, e in quel modo riescono quindi a guadagnare di più. Il problema è che uno dei suoi ex colleghi ha registrato tutto perché lavora per l'ufficio tributario. Il giorno dopo sono già stati denunciati, arrivano gli ispettori e ovviamente il rischio è o di chiudere finendo in carcere oppure di dover pagare una multa salatissima, e da quel momento il maestro Mombelli viene espulso dall'attività di famiglia. Naturalmente viene visto come un incompetente, un incapace, come uno stupido che non è neanche in grado di mantenere un segreto così importante, e da quel momento il suo rapporto con la moglie esplode. La moglie di nascosto lo tradisce, lui sospetta qualcosa, in realtà poi ad un certo punto la moglie morirà. In punto di morte rivelerà al marito non soltanto di averlo tradito da sempre, quindi dall'inizio del suo matrimonio, ma soprattutto che il figliolino in realtà non è affatto suo. Era nato anche un altro bambino recentemente coi capelli rossi, quindi sospettava che non fosse suo perché nessuno aveva i capelli rossi. In realtà, dice la moglie, quello era realmente tuo, mentre Rino non è tuo. Quindi in quel momento la crisi esistenziale e psicologica interiore viene esacerbata ancora di più. E poi un bel giorno, stanco anche di quella vita, esasperato, sputa sulla tomba della moglie e lì vicino c'è il figlio Rino. Rino non accetta però quel gesto, fugge da lui e non torna più. Poi si viene a sapere che ha commesso un grave reato e finisce al riformatorio, quindi il maestro Mombelli si ritrova solo. In realtà si rende conto di essere sempre stato solo e riflettendo sulla sua vita si rende conto che l'unico atto eroico che ha compiuto è stato proprio quello di abbandonare il posto fisso. Il secondo gesto eroico è stato quello di sputare sulla tomba della moglie, proprio quel rifiuto, no? Quel desiderio anche di dipendenza e di non accettare le critiche, le imposizioni, la schiavitù di un ruolo che però non gli appartiene. Poi farà un altro concorso perché nel frattempo esce e lo vince nuovamente, un concorso magistrale, nel quale Nanini viene bocciato un'altra volta e per cui poi appunto si getterà sotto un treno. Grazie però alla vincita del concorso potrà quindi rientrare a scuola, però da ultima ruota del carro, perché è come se fosse il nuovo arrivato, quindi di nuovo deve ripartire e deve riacquistare la fiducia anche dei colleghi, perché li ha traditi, ha osato cambiare vita, ma quella vita è fallita perché lui è l'inetto, è incapace, è come i protagonisti degli Indifferenti di Moravia. Pensate anche a Montale: noi siamo della razza di chi rimane a terra, non siamo in grado di tuffarci nel grande mare, nella fiumana del progresso. Lui vive in quella vita piccolo borghese, una vita mediocre di cui nessuno poi si ricorderà, non ha nessun valore, eppure da una vita lui attende qualcosa, che succeda qualcosa, ma quel qualcosa sembra non arrivare mai. Tutti i giorni passeggia, quelle passeggiate sono dei cantucci meditativi, dei momenti di riflessione, e un giorno vede una capanna che è costruita vicino a una ferrovia. E che cosa dice? Quante migliaia di anni separano l'epoca delle palafitte dall'epoca della ferrovia? Ecco, in quel centinaio di metri c'è tutto il cammino dell'umanità di migliaia di anni. Ogni epoca ha i suoi sensi. Io godo delle invenzioni degli altri, eppure sono felice di essere uomo, perché appunto un uomo ha costruito queste cose e mi sembra che un po' del suo ingegno ce l'abbia io. Penso che appartengo alla categoria degli uomini. Tra la capanna e la ferrovia ci sono pochi metri, però in quei metri sono passate intere generazioni, secoli e secoli di storia. Ogni epoca ha avuto le sue invenzioni, i suoi problemi, le sue scoperte, le gioie e le tragedie, eppure dice: io sento sì di appartenere a questa categoria, però è un po' come Saba, vorrebbe vivere la vita di tutti i giorni, però non si sente adatto, c'è qualcosa che non va, non è realmente felice, si sente vivere e non è più uno spettatore soltanto quando c'è quell'atto di coraggio, quando ha abbandonato il lavoro, quando ha sputato sulla tomba, però poi si rende conto di ripiombare in quella vita monotona, in quella gabbia, in quella prigione dove siamo tutti etichettati e dobbiamo indossare una maschera. Prima di addormentarsi, proprio alla fine del libro, pensa
che forse accetterà la proposta di una maestra di sposarsi e di ricominciare quella vita che aveva momentaneamente abbandonato, cioè quel ruolo di padre e forse anche di genitore. È la ricerca di un senso che però sembra non esserci assolutamente. Se avete voglia, esiste anche l'adattamento cinematografico, è stato fatto un film con il grande Alberto Sordi che vi consiglio perché anche quello è fatto molto bene, ma non sarà mai come il libro naturalmente, perché lì ci sono delle sfumature molto interessanti, particolari, che il film per ovvie ragioni non è in grado poi di mostrare. A presto.